ma a lui quanto pesava il fatto di non essere riconosciuto e stimato come musicista, ma venire considerato più come showman, quasi cialtrone? Dire che pesasse è inevitabile. Richard, tutto quello che ha fatto nella sua carriera, nella sua vita, era collegato a quella grande passione che è la musica. Si è ritrovato forse quello che cerchiamo un po' di raccontare, la persona giusta nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. Richard Benson è stato idolo, meme vivente, martire del metallo e poeta nascosto. Ne parliamo con Maurizio Scarcella, regista del docufilm Benson, la vita e il nemico, ma soprattutto testimone diretto degli ultimi anni della sua vita. Grazie al suo racconto riusciremo finalmente a capire chi fosse quell'uomo dietro le sue urla infernali. Ciao Maurizio, ben trovato. Ciao Johnny, grazie per questo invito. Grazie a te per essere venuto. Io in questi podcast parto sempre a bomba, quindi ti chiedo, il personaggio Benson, quanto è fenomeno da baraccone e quanto invece è un genio incompreso? Te che l'hai conosciuto da vicino, che idea ti sei fatto? Allora, io che l'ho conosciuto da vicino, l'idea che mi sono fatto, diciamo, è quella della persona che sta nel mezzo, della dualità, della profonda consapevolezza delle proprie capacità, quanto anche la profonda consapevolezza magari dell'impossibilità di riuscire a esprimere queste capacità, tanto per un mondo che era quello musicale e dell'epoca, per quanto riguarda il suo aspetto musicale, quanto anche poi per quello che era la figura più mediatica che a un certo punto ha raggiunto tramite i primi social, il primo effetto YouTube e tramite anche gli spettacoli televisivi della televisione più generalista in cui veniva invitato e poi quello che era il fenomeno comunque che aveva creato di divulgazione con i propri format. Quindi questa dualità continua. Io a questa domanda quindi quello che ti posso dire è che non mi sono mai fatto un'idea, come dire, di parte Ok. definita, quanto ciò che cerchiamo anche un po' di raccontare è il paradosso del mezzo, del fatto come yin e yang non può esistere una cosa senza l'altra nell'immaginario di Richard e nell'immaginario di Benson come figura. Nei primi momenti del tuo film, del tuo docufilm, bellissimo, Grazie. consiglio a tutti di guardarselo, anzi di comprarsi il DVD, il link in descrizione. C'è uno dei momenti epici di Richard Benson quando è a Televita in cui dice: la mia è una storia vera ma piena di bugie. Quindi ti chiedo, ma allora è lui stesso ad instradarci verso chi è stato, chi era Richard Benson? Guarda, sì, assolutamente sì. Come dire, Richard, ritornando infatti a quello che dicevo prima, era perfettamente conscio di quello che era un lavoro che a un certo punto era arrivato a fare sulla propria figura mediatica e era perfettamente conscio anche di tutte quelle che erano le particolarità di molti artisti. Ecco, una cosa che molto spesso, faccio questa piccola digressione, molti non analizzano, che il mondo della musica è fatto anche di grandi raccontaballe. Molti Certo, musicisti hanno certo. detto cose, di aver fatto cose che poi non esistevano. Posso confermare per la mia conoscenza, diciamo, Eh, posso confermare. e Richard, ecco, di questo mondo, che ne era principale divulgatore italiano, ne era perfettamente, questo modo anche di comunicare ne era perfettamente conscio. Quando Richard, in queste parole che noi, ecco, che io inevitabilmente ho dovuto mettere all'inizio di questo film, piccolo spoiler, e quello che proprio ci cerca anche di dimostrare, e ritorno a dire questa consapevolezza della propria figura, che era fatta sì di bugie, ma di profonde verità che dovevi sapere anche cogliere. Certo. Perché Richard viveva in quello che era un emisfero non della falsità e della menzogna, per come la vedo io, ma della leggenda. Quindi quel mondo in cui tu non sai ciò che è vero, ciò che è finto, tu non sai quanto può essere costruito perché l'ha costruito lui e ha permesso a altri di costruirlo anche. E stai al gioco però. Soprattutto, è quello il bello. Sul personaggio di Esther Esposito, avendo vissuto molti anni insieme, io guardando il tuo film ho avuto la sensazione che anche nel momento più tragico non riuscissero a fare a meno della messa in scena. Cioè, nel senso, lo hanno fatto per anni sul palco, quando gli tiravano gli oggetti, in altre occasioni, in televisione, su Televita, eccetera, eccetera. Anche nel momento più difficile
non riuscivano a spogliarsi del tutto di quella maschera. Allora, Entrambi, naturalmente. entrambi sì, naturalmente sì, nel senso che, ecco, questa qua è una particolarità di questo lavoro. Tutto ciò che noi abbiamo cercato di raccontare, tutto ciò che io ho cercato di raccontare dei momenti di grande fragilità e, diciamo, pure oltre dietro le quinte, di grande intimità, eh, erano sempre mediati da un mezzo che è la Sì. macchina. Il fatto che noi fossimo là a riprendere queste cose, però io posso anche testimoniarlo, lo posso fare io, che non era motivo del loro esasperare. Richard ed Esther erano una coppia che viveva in particolare simbiosi. Si può dire che Esther avesse preso tanto dalla figura di Richard, quanto anche Richard avesse preso tanto da Esther. E il fatto sì che avessero lavorato anche come figure televisive e che fossero rimaste scolpite, diciamo, all'interno dell'immaginario. Questa cosa era paradossale perché creava un conflitto. Pure a noi, pure a me, quando mi trovavo in quelle circostanze, creava un conflitto e intendo nella misura in cui tu sei abituato a vedere questa figura in televisione, quando poi questa figura in televisione o tramite un mezzo ti si ripropone anche in una certa maniera, in una maniera che tu dovresti dire più realistica, più cruda, e continua a mantenere quel punto, là ci sta sempre però la via di mezzo. Allora, Richard ed Esther mantenevano sì un punto perché consapevoli del lavoro che stavano facendo, consapevoli, soprattutto Richard, di dover anche in quel momento storico Mhm, mantenere botta, mhm. mantenere quella sua figura inafferrabile e intoccabile. A discapito anche della moglie, perché Esther cercava in qualche maniera di smussare, anche se non ci riusciva pienamente. Però ecco, la difficoltà stava qua, perché poi loro effettivamente però erano così. Cioè Richard ed Esther erano molto genuini, anche in questa loro essenza. E si creava il paradosso perché effettivamente però loro erano veri. In quelle loro reazioni erano reazioni di Richard ed Esther persone, Ok. effettivamente. Gli inizi televisivi di Benson sono tutto tranne che trash. Anzi, Assolutamente. Richard Benson ha una dizione non direi forbita, ma molto puntuale. La sua postura è molto ordinata. Qual è allora lo switch che lo ha reso quel Joker che noi abbiamo imparato ad amare all'alba di internet? Più un cambiamento dei costumi che non una conseguenza dell'incidente? Allora, questa qua è una domanda giustissima. Perché io Allora, ho pensato, momento molto difficile, questo è quello che ho immaginato io sì, naturalmente, sì. non è detto che sia corretto, momento molto difficile, andate tutti a quel paese, adesso faccio quello che mi pare. E esagero anche. Allora, è vero, è vero. Allora, è inevitabile dire che ci sta, cosa che anche noi all'interno di questo racconto facciamo, un prima e un dopo. Tu adesso menzioni quello che storicamente nella parabola bensoniana è il punto, si può definire anche di non ritorno, o il grande turning point della vita di Richard, ossia questo incidente da Ponte Sisto. Inevitabilmente qualcosa è cambiato, perché Richard questo incidente lo ha avuto, Richard ne ha subito le conseguenze fisiche e sicuramente qualcosa dentro di lui anche a livello emotivo, a livello si potrebbe dire psicologico, per l'incapacità magari di saper portare avanti uno show. Eh, Era qualcosa di diverso. Una caduta come quella potrebbe inevitabilmente cambiare e segnare Sì. chiunque di noi. Però noi a livello narrativo, io personalmente non ho mai voluto dare tanto peso, Mhm. proprio a questa cosa, perché ecco, mi dilungo un pochino. Io da grande fan di Richard sono cresciuto infatti con questa parte qua, ossia Richard Benson, grande, grande chitarrista, grande divulgatore, a un certo punto è impazzito, si è buttato, l'hanno buttato, ha avuto questo incidente, non si sa. E da là ne esce fuori come un supereroe, una sorta di gigrobò che esce Sì, dal Tevere e cambia completamente la sua vita, cambia in peggio, in meglio, cambia nel caos, sceglie il caos. Ecco, questa roba però è già come l'ho definita io troppo strutturata. mm, All'epoca quello che si diceva era matto, questo mm, si è è buttato, è impazzito. impazzito.
e perdeva di potenza, quindi che cosa? Quello che secondo me però era anche la realtà dei fatti. Richard era, ritorno a usare questo termine, perfettamente conscio e consapevole di tante cose e fare quello che per anni era stato fatto, ossia accostare questo evento tragico a certe scelte di vita su come portare avanti un proprio mestiere e anche una propria concezione di fare arte, perché io Mhm. comunque sono un fedele sostenitore che Richard tutto ciò che ha fatto a un certo punto è stato una sorta di performance artistica Sì. su se stesso. Deviasse troppo e quindi a livello narrativo noi non abbiamo voluto indagare, non abbiamo voluto approfondire questo, perché per non far sì che facesse perdere di potenza con tutte ciò che sono le scelte che Certo. un essere umano fa a un certo punto della propria vita. Benson spendeva tanto, no? Sì. Per questo giustificava gli spettacoli con i lanci di oggetti da parte del pubblico perché comunque faceva sempre sold out, incassava bene e quegli incassi gli permettevano di comprare le chitarre infernali. Assolutamente sì. Ho E dilapidato un patrimonio in chitarre, io posso testimoniare questa cosa. senti, anche negli ultimi anni, anche nell'ultimo periodo, lui ha sempre giustificato il suo pubblico, secondo me anche un po' per giustificare se stesso, Mm. che aveva creato quel pubblico, perché nel film si racconta bene come nasce Mhm. quel tipo di spettacolo. Insomma, è stato cannibalizzato dal suo stesso personaggio e non ne è uscito vivo? Allora, hai usato un termine che è ermetico, perfetto, cannibalizzato. Allora, noi con questo film quello che cerchiamo sempre fra le righe di comunicare fra una serie di altre cose è proprio sì, questo non tanto cannibalizzare, ma quanto mettersi a disposizione, diventare una sorta di mangiapeccati, cercando di mantenere sempre questa asticella alta della propria figura, di ciò che stava creando, non era scesa a compromessi infatti con tutto un fenomeno che si stava creando con questi suoi show. E quindi il suo mettersi a disposizione del pubblico l'ha portato inevitabilmente infatti nel corso del tempo a perdere un po' la rotta, Mhm, diciamo, mhm. sotto certi punti di vista. La rotta, o meglio il controllo, perché fino a quando hai un controllo fisico di certe performance riesci a Ok, sì, permettertelo. cioè, Dove voglio arrivare? Quando comunque viene meno, storicamente questo se lo ricordano tutti, la sua possibilità fisica, vengono meno i concerti, viene meno la possibilità di poter campare. E questa, e questa era una realtà che noi cercavamo anche di raccontare, mhm. perché quello che cerchiamo di raccontare è anche il fatto del paradosso che, nonostante che tu hai costruito tutto questo ti dà da vivere. È una sorta, ecco, una grande reference che noi avevamo era The Wrestler, grande film. Ecco, il personaggio di Mickey Rourke deve fare il wrestler. Non solo per questioni sue, ma lo devi fare per campare. E questo era un paradosso, cioè quando tu ti trovi là effettivamente con Richard persona e ti rendi conto che non puoi portare però avanti questi show perché non ce la fai fisicamente e tu lo stesso lo fai, sicuramente ecco, viene comunque da domandarsi quanto tu ti sei spinto, quanto tu abbia allora forse perso totalmente la rotta o quanto a un certo punto effettivamente però nella condizione di indigenza questa roba ti serva. Sì, E se tu non io ti in trovi, alcuni momenti ho pensato era l'unico modo che aveva per campare. l'unico, e io questa cosa la posso testimoniare, quando ti ritrovi che chiaramente nella vita tutto viene meno e hai costruito delle cose e è l'unica cosa che ti porta da mangiare, che ti porta i soldi a casa, Ti il fai tirare piano, anche il ti pollo. fa tirare anche il pollo, è inevitabile. Senti, questo documentario nasce nel 2016 come un instant movie quando te vedi come molti fan di Benson, compreso il sottoscritto, il suo appello a Repubblica TV. Sì. Ok? Qual è stato il momento proprio telegrafico in cui nella tua mente hai pensato no, non è un instant movie, voglio farlo diventare qualcosa di più strutturato? Allora, questo momento c'è stato a un certo punto quando faccio un po', ecco, un dietro le quinte, quando dopo aver comunque cominciato ad archiviare parecchio materiale, ci sono stati veramente dei momenti di intimità raccontati e ci sono stati dei momenti di intimità raccontati e io non vorrei evitare anche di fare spoiler del film in scene ben precise che dimostravano la piena epicità della figura, del personaggio e allo stesso tempo la fragilità della persona, cosa che è difficile da fare. Ecco, in quel momento una cosa che io racconto sempre, chiaramente è stato fondamentale
il contributo di due figure come mio fratello Andrea Scarcella e Andrea Pirri Ardizzone, coproduttori insieme a me di questo progetto con Sarastrofilm, che vedendo quello che stavo facendo in maniera indipendente all'epoca hanno detto: questa qua è roba che spacca, cioè questa è una storia, questo è cinema, non è un instant. E è venuto allora da sé l'idea strutturiamoci. Senti, ma prima del feedback esterno c'è stato un momento in cui te hai pensato, perché a me succede, io ovviamente non sono un regista, sono un appassionato, sono un autodidatta, però ci sono quei video dove senti, no, il friccicorino e dici, questo però mi è venuto bene. Ti sei reso conto prima, ripeto, prima del feedback esterno che quello che stai facendo aveva valore? Allora, sì. Sarei, come dire, sarei un bugiardo Eh, se non dicessi che sì. Ci stavano parecchi momenti che, rivedendoli, e momenti che anche uno non direbbe, cioè momenti che sono nel film, momenti che purtroppo non sono nel film per esigenze di montaggio e di lungaggine, ma che un giorno metteremo, si spera. Ci stavano momenti, infatti, che, ripeto, mi davano quell'impressione proprio di non tanto di essere stato io magari in grado di farlo, perché come un po' ti No, raccontavo in certo. privato io sono ipercritico del mio lavoro, ma del fatto che proprio quel momento là fosse stato importante raccontare, che era importante documentarlo. E quando poi ne usciva fuori e ti rivedevi quelle cose, dicevi: "Ah, oh mio Dio, ma veramente abbiamo fatto questo? Veramente ci sta questa potenza in queste immagini?" E molto spesso non erano neanche immagini, come dire, così, usiamo un termine, articolate, barocche, ma anche nei momenti di semplice silenzio, di semplice momenti di silenzio e intimità fra Richard ed Esther, o momenti che tramite il montaggio riuscivi a ricreare di quelli che erano apici di una storia, che poi chiaramente da diamante grezzo, da pezzo di carbone, è diventato diamante grazie alla collaborazione con tutte le figure che hanno partecipato, a partire, ripeto, dallo sviluppo, il montaggio, le musiche. Conosco Richard Benson nel film di Verdone, Maledetto il giorno che ti ho incontrato, pensando che fosse un attore, perché ovviamente nel 92, nel 93, quando guardo il film per la prima volta, non c'è internet, io non ho accesso alle reti televisive regionali del Lazio, quindi non so chi sia Richard Benson. Lo scoprirò solo anni dopo, all'inizio degli anni 2000, con l'accesso ad internet, ok? Quindi io l'ho conosciuto in quel modo. Poi l'ho conosciuto anche come musicista e a me i suoi dischi sono sempre piaciuti, tant'è che spero in una ristampa di Mm, Duello Madre che è ah irreperibile. sì. Ma a lui quanto pesava il fatto di non essere riconosciuto e stimato come musicista, ma venire considerato più come showman, quasi cialtrone? Allora, questa è una bellissima domanda. Dire che pesasse è inevitabile. Richard, tutto quello che ha fatto nella sua carriera e nella sua vita era collegato a quella grande passione che è la musica. Una passione che nasce da chi la musica la fa, che sembra una ridondanza, sembra semplicistico dire che ci sta chi fa le cose e poi chi le commenta. Ecco, Richard però era uno di quei rari casi in cui commenta qualcosa che sa fare, anche se non ha avuto la possibilità di farlo al massimo, e quindi lo fa perché? Perché è quella cosa che gli dà almeno quello slancio. Si è ritrovato forse quello che cerchiamo un po' di raccontare, la persona giusta nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. Perché probabilmente quei molti anche hanno testimoniato Richard, se fosse nato in Inghilterra, se fosse nato in America, sarebbe Mhm. diventato qualcun altro. Ecco, questa cosa lui la sapeva. La sapeva, e però allo stesso tempo, ecco, con quello che abbiamo detto pure prima, i grandi cambiamenti fisici, i grandi cambiamenti di pubblico, i grandi cambiamenti che la vita ti porta, ha dovuto fare delle scelte, ha dovuto cercare dei compromessi con se stesso, nonostante non avendo mai Mhm. neanche Mhm. accettato altri compromessi, per carità, cercando di portare avanti però lo stesso suo desiderio di fare musica in qualche maniera. Io penso anche, infatti, che in una maniera o nell'altra ci sia riuscito perché, ecco, per esempio qua noi abbiamo l'Inferno dei Vivi. Sì, ti avrei proprio Eh, chiesto è un esempio di questa lampante. figura di Zampaglione di Tiro Mancino, che anche lui quando parte nel 93-94, quando debutta con la band, è un po' un alieno. C'è anche una Ah, sì, sì, sì. canzone
Zampaglione che credo abbia investito a fondo perduto, non so quanto abbia Lo racconta. preso, e a parte la stima di Zampaglione che si vede a un'adorazione totale Ah sì. per Benson nel settore dei musicisti, tra i suoi colleghi, non adesso, perché quando muori in Italia sei santo a prescindere e sei un genio a prescindere, ma all'epoca come veniva considerato? Come un buffone? Come un millantatore? Come veniva considerato? Zampaglione ti avrà detto qualcosa. Zampaglione ammette, io quello che riconosco a Federico Zampaglione è proprio questo, una piena lucidità e ammissione, fra virgolette, di colpa, possiamo dire. Perché Zampaglione nasce sicuramente la passione per Richard, per Zampaglione, come per tanti di noi, per il lavoro di divulgazione, magari per aver sentito sì qualche brano, però poi ehm, viene saturato da quella che era la figura che si era creato con Richard, quindi con l'avvento di internet, la prima grande meme vivente italiana, il fenomeno del tubo, ecco. E lui queste cose le conosceva, è una cosa che a noi stessi ci racconta, che dopo un tour con i ragazzi, con i Romancino, loro passato fra di loro a vedersi i video di Richard, a farsi grasse risate e a sparare quelli che sono i tormentoni che tutti noi conosciamo, gli viene l'idea, facciamo un disco, cioè facciamo qualcosa di matto, rompiamo gli schemi, cosa che è fondamentale secondo me nell'arte. Assolutamente. Proponiamogli di fare qualcosa. Ecco, e questa cosa, la sua missione sta nel fatto che, come lui racconta, il giorno che però si trovano in studio, il giorno in cui Richard è di fronte a un microfono, non c'era nulla da ridere. La cosa più bella, le parole più belle che infatti a me sono rimaste proprio di questa definizione, Federico Zampaglione è anche un grande regista di film horror. Lui dice ci stava quella capacità interpretativa, non solo in quelle che era la capacità di urla, di estensioni vocali inaudite, però di immedesimazione in quelle parti, in quel recitato, in quelli che erano i suoi monologhi, perché le musiche sono frutto di una collaborazione, ma portate avanti principalmente da Federico, il fratello, ma poi i testi profondi e viscerali e poi riportati con la sua voce Mhm. erano di Richard e non c'era niente da ridere là. E quando verrà riscoperto come musicista Richard Benson? Perché ancora non è successo. Allora, quando verrà riscoperto? Verrà riscoperto, secondo me, quando purtroppo con quella che è, come dire, il contrario della lente di ingrandimento, perdonami, Mhm, però la capacità di mettere a quadro mhm, che è della storia. mhm, Come dicevi prima, infatti, molte figure soltanto, specialmente in Italia, quando muoiono, mm. vengono sannate, ci si strappa i capelli. Però quello effettivamente è proprio la storia. E grandi altri artisti si sono ritrovati, guarda Van Gogh, e i quadri stavano nei cessi de- di persone varie, presi a 2 lire. Muore. Stessa cosa succederà con Richard, secondo me, perché come dicevo prima, chi ha cuore e gli piace la musica e ascolta quella roba, è inevitabile che vieni rapito. Ah, sì, 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 assolutamente. Un'altra cosa che io posso aggiungere è che questa cosa verrà tirata fuori quando ci sarà infatti qualcuno che, come già si è un po' fatto con quello che è stato il suo album postumo Mhm. dei ragazzi di 1901, e fare quello che è un lavoro, ossia di inquadrare. Ecco, quello che è successo con l'Inferno dei Vivi, quello che succede con 1901 da un punto di vista musicale, lo dico da grande ascoltatore musicale, non musicista e non del settore, e però è stata la possibilità che Richard ha avuto di un team, di producer che si mettono là e fanno A quello che sua fanno. disposizione. Allora, noi per esempio, faccio un esempio pratico, amiamo tantissimo album come Hero, no? David Bowie. Se non ci fosse stato una figura come Brian Eno, sicuramente sarebbe stato qualcosa di fantastico, un genio musicale come Bowie. Però Brian Eno l'ha inquadrato. Mm. Ecco, in questa circostanza la stessa cosa succede ed è testimonianza di cosa? Delle grandi capacità artistiche di una figura che ha nel momento poi di uscire, di creare l'opera o, passate il termine, il prodotto, c'ha bisogno di una grande figura che gli si accosta e che lo inquadra. Ecco, se Richard avesse avuto questo, avrebbe fatto molte, molte cose. Diciamo che, lo dico io, mi assumo la responsabilità, diciamo che succederà questa riscoperta quando farà comodo a qualcuno. L'hai detto perfettamente. Senti, per chiudere, descrivimi Richard Benson in 3 parole senza starci a pensare tanto. Mm. 3 parole. T
devi spaventare. Grazie Maurizio per la chiacchierata. Grazie a te veramente, Johnny. È stato un piacere impiacentito. Richard Benson è immortale, lui lo ha sempre sostenuto, ma oggi vive anche grazie a questo documentario. A presto e buoni ascolti. Vedo strisciate per terra come tutti i calpesti, capito? I calpesti ultimi, gli ultimi schifosi. La guerra!